Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o semplicemente ben ritrovati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, diciamocelo, ha fatto un po' di rumore nel mondo del gossip turco. E non solo. Il rapporto, o meglio, le dinamiche tra Neslihan Atagul, Burak Özçivit e quello che è successo durante le riprese di Kara Sevda, la serie che li ha visti protagonisti. Avete presente? No? Quella serie che ci ha tenuti incollati allo schermo, a fare il tifo per Kemal e Nihan, a soffrire con loro, a emozionarci ad ogni sguardo. Ecco, dietro a quelle emozioni, a quanto pare, si nascondevano delle tensioni. Ebbene sì, oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza, di capire cosa è successo realmente, chi aveva ragione e, soprattutto, se c'è del vero nelle voci che circolano da tempo. Prima di addentrarci in questo mondo di pettegolezzi, però, fatemi fare un piccolo appello. Se vi piacciono i contenuti di questo tipo, se amate il gossip turco, le serie TV, i retroscena e tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video. Prometto che cercherò di tenervi sempre aggiornati e di offrirvi contenuti interessanti e ben documentati. Ok, bando alle ciance e iniziamo subito. Partiamo dal principio. Kara Sevda è stata un vero e proprio successo, un fenomeno televisivo che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. L'alchimia tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit era palpabile, la loro chimica sullo schermo innegabile. Tutti pensavano che tra i due ci fosse una grande amicizia, una profonda intesa professionale. Ma, come spesso accade, dietro le quinte la realtà sembrava essere ben diversa. Le prime voci di disaccordo sono iniziate a circolare già durante le riprese della prima stagione. Si parlava di un'atmosfera tesa sul set, di discussioni accese tra Neslihan e Burak, di incomprensioni che rendevano difficile il lavoro di tutti. Ovviamente, all'inizio, queste erano solo voci, rumor senza conferme ufficiali. Nessuno dei diretti interessati aveva mai rilasciato dichiarazioni in merito. Poi, però, qualcosa è cambiato. Con la fine della serie, e soprattutto dopo il matrimonio di Burak Özçivit con Fariye Evcen, le voci si sono fatte più insistenti. Si diceva che Fariye fosse gelosa della chimica tra Burak e Neslihan, e che questa gelosia avesse contribuito ad inasprire i rapporti tra i due colleghi. Alcune fonti vicine al set hanno addirittura parlato di divieti imposti da Fariye a Burak, che non avrebbe più potuto frequentare Neslihan fuori dal set. Ora, è importante sottolineare che queste sono solo indiscrezioni, pettegolezzi riportati da giornali e siti web turchi. Non ci sono prove concrete a sostegno di queste affermazioni. Nessuno può dire con certezza cosa sia realmente successo tra Neslihan, Burak e Fariye. Tuttavia, un elemento che ha contribuito ad alimentare ulteriormente queste voci è stato il comportamento di Neslihan Atagul. L'attrice, infatti, non ha mai espresso pubblicamente apprezzamento per il lavoro di Burak Özçivit in Kara Sevda. In diverse interviste, quando le veniva chiesto del suo collega, Neslihan si limitava a rispondere in modo vago, senza entrare nei dettagli e senza sbilanciarsi in complimenti. Un atteggiamento che molti hanno interpretato come una conferma indiretta dei dissapori. Addirittura, si dice che Neslihan non sia stata invitata al matrimonio di Burak e Fariye. Un'assenza che, agli occhi di molti, ha sancito la fine di qualsiasi rapporto tra i due attori. Ma anche qui, è bene precisare che non ci sono conferme ufficiali. Potrebbe semplicemente essere che Neslihan fosse impegnata con altri progetti o che, per una ragione o per l'altra, non abbia potuto partecipare alla cerimonia. Quindi, chi aveva ragione in questa storia? Difficile dirlo. Probabilmente, la verità sta nel mezzo. È possibile che ci siano state delle tensioni sul set, dovute magari a divergenze di opinioni sul lavoro, a incomprensioni personali o semplicemente allo stress delle riprese. È anche possibile che la gelosia di Fariye abbia giocato un ruolo in questa vicenda, anche se, ripeto, non ci sono prove concrete a riguardo. Quello che è certo è che Kara Sevda ha rappresentato un momento importante nella carriera di Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Una serie che li ha consacrati come star internazionali e che ha permesso loro di farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo. Nonostante le difficoltà, i dissapori e i pettegolezzi, i due attori hanno saputo lavorare insieme e regalare al pubblico un'interpretazione magistrale. E poi, diciamocelo, un po' di sana competizione e qualche tensione sul set, a volte, possono anche contribuire a migliorare il risultato finale. In fondo,
L'arte nasce spesso dalla sofferenza, dalla passione e, perché no, anche da qualche piccolo conflitto. Quindi, ricapitolando, abbiamo esplorato le voci di dissapori tra Neslihan Atagu, Elle e Burak Oshivit durante le riprese di Kara Sevda. Abbiamo analizzato le possibili cause di queste tensioni, prendendo in considerazione sia le indiscrezioni che circolano da tempo, sia il comportamento ambiguo di Neslihan nei confronti del suo collega. Abbiamo sottolineato l'importanza di prendere queste informazioni con le pinze, ricordando che si tratta pur sempre di pettegolezzi non confermati. E abbiamo concluso ribadendo il successo della serie e la professionalità dei due attori, che sono stati in grado di superare le difficoltà e di regalare al pubblico un prodotto di alta qualità. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. So che l'argomento è un po' spinoso e che suscita sempre un grande interesse, ma ho cercato di affrontarlo nel modo più obiettivo e imparziale possibile, basandomi sulle informazioni disponibili e senza cedere alla tentazione di fare facili sensazionalismi. Adesso tocca a voi. Lasciatemi un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate. Voi credete che ci siano stati realmente dei problemi tra Neslihan e Burak? Chi pensate avesse ragione? Qual è la vostra opinione su tutta questa vicenda? Sono curioso di conoscere il vostro punto di vista. E, ovviamente, se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori. Grazie mille per avermi seguito fino alla fine. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ma, aspettate un attimo. Prima di concludere definitivamente questo discorso, scaviamo ancora più a fondo nella miniera di gossip. Perché, diciamocelo francamente, un argomento così succulento merita una disamina più approfondita. Non ci accontentiamo della superficie. Cerchiamo di capire meglio cosa potrebbe aver scatenato davvero queste tensioni e come Kara Sevda ha influito sulla vita privata dei suoi protagonisti. Innanzitutto, è fondamentale capire il contesto. Kara Sevda non è stata una serie qualunque. È stata un fenomeno culturale che ha travolto la Turchia e il resto del mondo. La pressione sui protagonisti era enorme. Dovevano mantenere alta la qualità del loro lavoro, gestire la fama improvvisa e, soprattutto, resistere all'attenzione morbosa dei media. Immaginatevi la situazione: Neslihan e Burak, due giovani attori, catapultati nel firmamento delle star. Da un giorno all'altro, la loro vita privata diventa di dominio pubblico. Ogni loro mossa viene scrutata, analizzata, interpretata. I paparazzi li seguono ovunque, i falli assalgono per strada, i giornali pubblicano articoli sensazionalistici su ogni loro presunta relazione. In un contesto del genere, è facile che si creino tensioni. Lo stress, la stanchezza, la mancanza di privacy possono mettere a dura prova anche i rapporti più solidi. E poi c'è la competizione. Nel mondo dello spettacolo, la competizione è spietata. Tutti vogliono il ruolo migliore, la copertina più prestigiosa, il premio più ambito. È possibile che Neslihan e Burak si siano trovati a competere, anche involontariamente, per lo stesso spazio sotto i riflettori. Ma torniamo alla questione della gelosia di Fariye Evcen. Questa è una delle teorie più gettonate tra i fan di Kara Sevda. Si dice che Fariye, all'epoca fidanzata di Burak, non vedesse di buon occhio la chimica tra il suo futuro marito e Neslihan. Secondo alcune fonti, Fariye avrebbe addirittura visitato spesso il set della serie per tenere d'occhio Burak e Neslihan. Ora, è difficile dire se questa gelosia fosse fondata o meno. È vero che la chimica tra Neslihan e Burak era innegabile. Le loro scene insieme erano intense, passionali, cariche di emozioni. Ma è anche vero che entrambi gli attori sono professionisti e che la loro chimica sullo schermo era frutto del loro talento e della loro capacità di interpretare i loro personaggi. Tuttavia, è comprensibile che Fariye potesse sentirsi a disagio. È difficile vedere il proprio partner recitare scene d'amore con un'altra persona. Soprattutto se questa persona è una bellissima attrice con cui il tuo partner ha una grande intesa professionale. La gelosia è un sentimento umano e comprensibile, soprattutto in un contesto di forte esposizione mediatica come quello dello spettacolo. Ma, attenzione, non è detto che la gelosia di Fariye sia stata l'unica causa dei dissapori tra Neslihan e Burak. Potrebbero esserci state anche altre ragioni. Ad esempio, divergenze di opinioni sul lavoro, incomprensioni personali, problemi di comunicazione.
È possibile che i due attori avessero un modo diverso di affrontare il lavoro, di interpretare i loro personaggi, di relazionarsi con il resto del cast e della troupe. Inoltre, è importante considerare che Neslihan e Burak sono due personalità molto diverse. Neslihan è un'attrice introversa, riservata, che preferisce mantenere un basso profilo. Burak, invece, è un attore estroverso, socievole, che ama stare al centro dell'attenzione. È possibile che queste differenze di personalità abbiano reso difficile la loro convivenza sul set. E poi c'è la questione del matrimonio di Burak e Farie. L'assenza di Neslihan al matrimonio ha alimentato ulteriormente le voci di dissapori tra i due attori. Molti hanno interpretato questa assenza come una conferma del fatto che tra Neslihan e Burak non c'era più alcun rapporto. Ma, anche in questo caso, è bene precisare che non ci sono conferme ufficiali. Potrebbe semplicemente essere che Neslihan fosse impegnata con altri progetti o che, per una ragione o per l'altra, non abbia potuto partecipare alla cerimonia. Oppure, potrebbe essere che Neslihan sia stata invitata al matrimonio, ma abbia preferito non andare per evitare ulteriori pettegolezzi e speculazioni. Insomma, la verità è che non sapremo mai con certezza cosa sia realmente successo tra Neslihan Atagul, Burak Oshivit e Farie Evcen durante e dopo le riprese di Kara Sevda. Possiamo solo fare delle ipotesi, basandoci sulle indiscrezioni che circolano da tempo e sul comportamento dei diretti interessati. Quello che è certo è che questa vicenda ha alimentato il gossip turco per anni e continua a suscitare interesse e curiosità tra i fan della serie. E, diciamocelo, un po' di mistero e di pettegolezzo non fanno mai male. Anzi, spesso contribuiscono ad alimentare il mito e la leggenda di una serie TV di successo come Kara Sevda. E adesso, prima di salutarvi definitivamente, voglio lanciare un'ultima provocazione. E se tutta questa storia fosse stata orchestrata ad arte per creare ipe intorno alla serie? E se le voci di dissapori tra Neslihan e Burak fossero state diffuse intenzionalmente per aumentare l'interesse del pubblico? Certo, questa è solo una teoria complottista, ma nel mondo dello spettacolo tutto è possibile. Dopotutto, il gossip è un potente strumento di marketing e non è escluso che qualcuno abbia deciso di utilizzarlo per promuovere Kara Sevda. Quindi, ricapitolando ancora una volta, abbiamo esplorato a fondo le voci di dissapori tra Neslihan Atagul e Burak Oshivit durante le riprese di Kara Sevda. Abbiamo analizzato le possibili cause di queste tensioni, prendendo in considerazione sia le indiscrezioni che circolano da tempo, sia il comportamento ambiguo di Neslihan nei confronti del suo collega. Abbiamo sottolineato l'importanza di prendere queste informazioni con le pinze, ricordando che si tratta pur sempre di pettegolezzi non confermati. Abbiamo esplorato anche la teoria della gelosia di Farie Evcen e l'assenza di Neslihan al matrimonio di Burak e Farie. E, infine, abbiamo lanciato una provocazione, ipotizzando che tutta questa storia possa essere stata orchestrata ad arte per creare ipe intorno alla serie. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. So che l'argomento è un po' spinoso e che suscita sempre un grande interesse, ma ho cercato di affrontarlo nel modo più obiettivo e imparziale possibile, basandomi sulle informazioni disponibili e senza cedere alla tentazione di fare facili sensazionalismi. Adesso tocca a voi. Lasciatemi un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate. Voi credete che ci siano stati realmente dei problemi tra Neslihan e Burak? Chi pensate avesse ragione? Qual è la vostra opinione su tutta questa vicenda? Siete d'accordo con la teoria della gelosia di Farie? Pensate che tutta questa storia sia stata orchestrata ad arte? Sono curioso di conoscere il vostro punto di vista. E, ovviamente, se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori. Grazie mille per avermi seguito fino alla fine. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Davvero ciao! Almeno per ora, chissà cos'altro scopriremo la prossima volta.